Oggi voglio parlarvi di un libro, un libricino di poche pagine. Si chiama Le non cose ed è di uno scrittore coreano che si chiama Byung-Chul Han. È un libricino che si legge molto, molto velocemente, appunto perché è scritto in grande e poi a poche pagine, ma ha lasciato in me veramente un'impressione profonda perché con un linguaggio molto semplice parla di cose a cui non avevo pensato e che sono molto interessanti. Il libro inizia raccontando brevemente la trama di un romanzo giapponese dove c'è quest'isola e gli abitanti che perdono i ricordi. Perdono i ricordi perché c'è una polizia segreta che impedisce loro di ricordare. Allora loro nascondono i ricordi, però la polizia arriva e li porta via. Arrivano addirittura a dimenticare i ricordi delle parti del corpo. Un po' triste, un po' antiutopico, perché poi traccia dei paralleli lo scrittore tra questo romanzo giapponese e il presente che noi stiamo vivendo, il presente dove le cose noi non ricordiamo più, ma stiamo perdendo gli oggetti, stiamo perdendo le cose concrete e stiamo sostituendo tutto con il digitale. Non cerchiamo più di ricordarci le cose, le mettiamo via in modo digitale così da non doverle ricordare. È una riflessione, diciamo che da un certo punto di vista è banale perché non facciamo altro che ripetercelo, viviamo nell'epoca dell'informazione, le informazioni sono la cosa più importante. Però questa analisi è molto, molto piccola, molto, molto concreta anche. Mi ha fatto proprio riflettere sul fatto che io ricordo solo un numero di telefono a memoria, è quello della casa dove abita mia mamma che è immutato da quando ero bambina alla scuola elementare, ma a malapena ricordo il mio numero di telefono. Se passa un po' di tempo che non lo ripeto, qualcuno me lo chiede, devo un attimo fermarmi, altrimenti proprio non lo so più a memoria perché faccio affidamento sul fatto che non ho più nemmeno un'agendina, tutti i miei numeri di telefono sono raccolti come con tutti all'interno del mio cellulare. Ehm, un altro esempio è il fatto che non esistono più il cielo e la terra reali, ma parliamo di cloud, parliamo di Google. E un'altra cosa che mi ha fatto riflettere su questo libro è il fatto che ormai la nostra generazione è una generazione senza mani perché non afferriamo più gli oggetti, e la nostra è una generazione col dito. Noi non afferriamo ma indichiamo col dito per cliccare, per scegliere, quindi non passiamo più il tempo a riflettere sugli oggetti tenendoli in mano, noi effettuiamo delle scelte. Eh sì, è un libro un po' inquietante.